Ciao ciao ciao, ben ritrovato, ben ritrovata. Oggi vediamo delle cuffie over-ear di Bang Olufsen e il modello Bioplay HX con cancellazione attiva del rumore rilasciato di recente. È di nuovo un piccolo gioiellino di stile, eleganza, design e qualità premium, soprattutto nei materiali. Disponibili in tre colorazioni. Io ti farò vedere il nero antracite, quindi carbone, tra grigio e nero con riflessi metallici. Poi è disponibile il colore sabbia, quindi bianco sabbia, che ricorda un po' le spiagge di Portofino in Sardegna o di Capo Raso Calmo a Messina, bianchissime. E poi Tinder, cioè legno, anche questo molto molto particolare. I materiali vera pelle di vitello, di agnello, metallo, alluminio e plastica. The Essential Elevated recita qui la confezione, ovvero l'essenziale portato su un piano più alto rispetto a che cosa? A chi? Rispetto al modello H9. Questo qui è il modello intermedio di BEO, non è il modello flagship che attualmente è rappresentato dall'H95 che abbiamo visto qualche mese fa, sempre qui sul canale. E naturalmente questo qui è un modello leggermente meno performante e diverso, vedremo alla fine un velocissimo confronto. Sono delle cuffie over-ear con padiglioni tondi, tecnologia Bluetooth 5.1, multipoint, supporto AC, supporto aptX adattativo, con una cancellazione attiva e adattativa del rumore, naturalmente trasparenza, naturalmente compatibilità con la app Bang Olufsen app sia su Android che iOS, controlli touch sul pannellino in alluminio destro. Ci sono poi dei tasti fisici per il controllo volume e un tasto multifunzione non programmabile su questo modello. Il design di questo modello, così come del modello H95, è stato realizzato per Bang Olufsen dallo studio statunitense di design Minimal MNML.com. Se vuoi andare a vedere altre loro creazioni, sono molto particolari per altri brand, e appunto si contraddistingue per l'eleganza, un minimalismo proprio concettuale di linee e forme. Hanno 4 microfoni per le chiamate, 4 microfoni per la NC, in totale sono 6 microfoni perché ci sono 2 microfoni in comune tra NC e chiamate. I microfoni per le chiamate, 2 sono con tecnologia beamforming. Driver da 40 millimetri con magneti al neodimio. Una batteria che sulla carta dovrebbe durare 35 ore con ANC on e 40 con ANC off. Queste qui sono le Bang Olufsen HX. Adesso ce le andiamo a vedere più da vicino. Partiamo dall'unboxing, poi tutto il resto. Buona visione.
Dunque in confezione opuscoletti di supporto, guida rapida, chiaramente devi andare a scaricare l'app Bang & Olufsen, app disponibile su iOS e Android, i controlli, ma questi te li faccio vedere io, le cuffie, le BEO BioPlay HX, le vediamo da vicino fra poco, poi un cavetto USB-A Type-C ben realizzato con il logo qui di BEO, trasferisce anche i dati e naturalmente puoi caricare anche il tuo smartphone da 120 cm. 120 cm anche il cavetto audio da 3.5 mm jack e non è placcato in oro TRS. E poi la custodia, questa qui te la faccio vedere bene perché è realizzata essenzialmente in fibra di nylon con un po' di riempimento, ok, all'interno, anche qui fibra di nylon, e si apre, c'è un vano dove va a inserire degli accessori. La custodia ha un peso di 350 grammi e le dimensioni sono 22, 20, 4 cm. A livello di protezione molto bene, però per un articolo di 500 euro queste qui sono custodie secondo me un po' troppo economiche. Le utilizzo pure io per alcuni accessori per le riprese e devo dire questa qui che è il doppio l'ho pagata, se no 10 euro. Si sporcano, prendono polvere, esteticamente diciamo non sono all'altezza secondo me del brand. Sul modello H95 avevamo comunque un oggetto molto più sofisticato, metallo, insomma questo qui è proprio una custodia efficace per protezione, ma base e che prende polvere. Insomma mi sarei aspettato qualcosina in più da BEO. Vediamo più da vicino adesso le cuffie. Peso 290 grammi, coppe auricolari tonde con i cuscinetti tondi anche dietro, con diametro esterno di 8,5 cm, interno di 6 cm. Sono, devo dire, morbidi, ben realizzati. La copertura del cuscinetto è in vera pelle di agnello, così come per le H95. R, L, all'interno di ciascun padiglione c'è un microfono di feedback per l'ANC. La parte esterna è realizzata in alluminio, plastica, ci sono degli inserti, dei decori in pelle di vacchetta, ovvero un cuoio naturale conciato a vegetale. Questa parte qui esterna in vera pelle e la parte esterna rigida, che è questa qui del padiglione, quindi la parte di dietro. Poi c'è plastica, alluminio, alluminio. L'archetto interno è realizzato in acciaio, molto buona la flessibilità e buona anche la tensione che offre. Devi fare insomma forza sia a inserire che a estrarre e ad allungare, e soprattutto guarda, resta molto bene in posizione, non riesci facilmente a farlo rientrare se non facendo un po' di forza, esattamente così. La parte qui interna dell'archetto è rivestita in questa zona che BEO definisce zona di comfort, e c'è un rivestimento realizzato così, guarda, come una specie di trapunta, tutto pieno di schiuma a memoria di forma, abbastanza morbido ma che offre comunque una buona resistenza. Tra l'altro questo qui è anche un tessuto antiscivolo, anche se tende a prendere un poco di polvere, richiama il tessuto che è stato utilizzato internamente per foderare i padiglioni. Rispetto all'H95 c'è sicuramente un po' più di plastica, ok? Per esempio questo elemento qui a me sembra plastica, l'elemento di raccordo tra il padiglione e insomma l'archetto, non mi sembra in metallo. Sul padiglione destro abbiamo LED di funzionamento, assume vari colori quando è in pairing Bluetooth o in funzionamento normale. Tastino di accensione lo devi premere molto velocemente, non tenerlo premuto, altrimenti fai o rimette in accoppiamento o praticamente si resettano a impostazione di fabbrica le cuffie. Poi abbiamo Type-C per la ricarica, un altro LED che indica lo stato di carica,
l'ingresso AUX da 3.5 mm e un microfono. Un altro microfono è posto qui, un altro è posto a centro. Ci sono 6 microfoni in totale, quindi 4 per la NC e 4 per le chiamate, di cui 2 sono condivisi con la NC, in totale 6. Invece sul sinistro che cosa abbiamo? Allora abbiamo sempre i microfoni, uno qui ed uno qui, e poi un tastino, diciamo multifunzione non programmabile, ti richiama l'assistente virtuale, ti silenzia il microfono, e poi questo qui è un tasto per il controllo della ANC, fa lo switch tra ANC on e trasparenza, oppure ANC on, off o trasparenza a seconda se sei in modalità di funzionamento wireless o cablata. Le cuffie non si richiudono, fanno solo questa rotazione per adattarsi meglio e la fanno verso dietro, e questo ti consente di appiattirle così e di metterle a posto nella custodia e di trasportarle più facilmente. Andiamo a vedere di quanto si aprono. Questo è un test che facciamo sempre. Quando sono completamente chiuse, quando l'archetto è completamente chiuso, arriviamo a 15 cm e mezzo. Invece quando apriamo completamente arriviamo a 20, quindi un'apertura direi media, non sono molto grandi, però insomma dovrebbero adattarsi abbastanza bene. Non è possibile andare a sostituire il solo cuscinetto perché è incollato, va rimosso con tutto il suo supporto posteriore seguendo questa rotazione e sganciando. Quindi c'è la retina e qui trovi il driver e il microfono interno, eccolo qui. Come si indossano queste cuffie? Hanno una vestibilità comoda, sono secondo me molto leggere e quando sei in movimento restano bene in posizione, perché poi hanno questo archetto fatto in tessuto che evita che la cuffia scivoli facilmente. Si indossano comodamente anche se hai gli occhiali, perché i cuscinetti sono morbidi, molto morbidi, più morbidi rispetto al modello H95 e H9. Devo dire, io le trovo particolarmente confortevoli. Certo è che fanno uscire un po' di suono, di troppo, cioè nel senso che se c'è una persona accanto a te e stai riproducendo già un volume medio, sente tranquillamente, proprio perché hanno questi cuscinetti che non tendono a isolare tantissimo. La comodità c'è, anche una buona tenuta se le indossi come ho fatto io in movimento, quindi passeggi, non è che ci puoi andare a correre o fare sport, no, non sono assolutamente adatte. Queste qui sono delle coperture in vera pelle, vanno insomma trattate con una certa cura senza bagnarle. L'isolamento acustico passivo è bassino, medio-basso, non isolano tantissimo proprio perché non stringono tanto e i cuscinetti sono molto morbidi. Però per quanto riguarda la comodità è assicurata, anche perché diciamo qui è veramente molto, cioè quello che perdono come schiuma e consistenza nei cuscinetti lo guadagna l'archetto qui sotto, che è veramente denso, molto assorbente. Le BEO HX non hanno certificazione ARS quando utilizzate via cavo, sicuramente però ne beneficiano i tempi di latenza col collegamento cablato e la batteria dura di più. Quanto di più non lo dichiara BEO, anche perché c'è qualcosa da segnalare. Se vado a eseguire semplicemente il collegamento e mando in riproduzione una traccia, ecco qui, sta riproducendo, metto al massimo del volume, ma non si sente. Perché? Perché nonostante sia collegato via cavo, questi qui sono programmati in modo tale che da non alimentarsi attraverso la porta dello smartphone, ma di richiedere comunque l'alimentazione tramite la batteria. Quindi ecco, vedi, adesso è partita la musica perché le ho accese, se le spengo non funzionano. Quindi BEO ti sta dicendo le puoi utilizzare col cavo
avrai dei migliori tempi di latenza, la batteria durerà un po' di più, ma dovrai comunque utilizzare la batteria perché ti voglio rendere comunque disponibile la cancellazione attiva del rumore necessariamente, cioè se vuoi utilizzarle solo col cavetto senza usare la batteria non puoi farlo, insomma questa è una scelta del brand. Ti faccio inoltre notare che sul cavetto non è posto un telecomando o un microfono. Questo ha due conseguenze. Se ti arriva una chiamata mentre le stai usando col cavetto, devi necessariamente utilizzare lo smartphone per parlare e inoltre anche il controllo della riproduzione devi farlo tramite lo smartphone perché i controlli sul padiglione destro non funzionano quando colleghi il cavetto. Quindi non essendo collegati via Bluetooth e non essendoci il telecomando fisico, devi per forza utilizzare lo smartphone. Il microfono delle Bioplay HX come va? Qui ci sono 4 microfoni, 2 microfoni sono prelevati dal sistema ANC, quindi sono in comune, altri 2 invece sono dedicati e sono beamforming, proprio per ottimizzare le chiamate telefoniche, le chiamate Skype, videoconferenze, Zoom, webinar e via dicendo. Non utilizza però un accelerometro vocale, quindi una tecnologia meno sofisticata rispetto a quelle che utilizzano cuffie over-ear come per esempio le Huawei Studio. Però adesso andiamo a vedere come si sono comportate durante i miei test eseguiti in varie condizioni. Quindi quando non ci sono rumori, quando c'è vento debole e forte, quando ci sta rumore e a seconda pure del livello di rumore e del tipo. Cominciamo da condizioni di silenzio, come registrano. Prova di registrazione con le Bang & Olufsen Bioplay HX in condizioni di assoluto silenzio. Direi bene, soprattutto perché il rumore di fondo è molto molto basso, si percepisce sì, ma appena. La voce è stata registrata in modo abbastanza naturale, a me personalmente piace, in condizioni di vento debole, sotto i 3 metri al secondo. Prova di registrazione con le Bioplay HX in condizioni di vento debole. Il vento è percepibile come fruscia sul background, diciamo sul sottofondo. La voce comincia a essere meno pulita, gli algoritmi di cancellazione del rumore sono in azione. Però si capisce ancora quello che sto dicendo. In caso di vento forte, qui superiore ai 6 metri al secondo, purtroppo si perde la mia voce. In caso di vento forte, queste cuffie non riescono all'esterno a, diciamo, far comprendere quello che stai dicendo. Quindi risentono molto del rumore del vento. In caso di rumore a 85 decibel. Prova di registrazione con le Bioplay HX in condizioni di rumore a 85 decibel. Diciamo che la voce si è assottigliata parecchio, il rumore è ben percepibile, non è stato cancellato in maniera molto incisiva secondo me, però potrebbe ancora andare. Tuttavia si capisce già che se il rumore sale le cuffie non riescono più a mettere in evidenza la voce. Infatti a 100 decibel senti. Insomma, siamo proprio al limite, è difficile andare poi a capire effettivamente cosa sto dicendo. Se il rumore invece non è su frequenze così basse, ma è dovuto a persone che chiacchierano intorno a te, sei in un ufficio, in un locale affollato, non so, durante la pausa all'università, no? E diciamo il livello di rumore è all'incirca sugli 85 decibel, il risultato è questo. Prova di registrazione con le Bioplay HX in condizioni di chiacchiere sottofondo a 85 decibel.
Diciamo che non si crea proprio una netta separazione tra la tua voce e lo sfondo delle altre che costituiscono il rumore, ma è misura proprio sufficiente a far capire quello che stai dicendo. Dunque, il microfono secondo me delle HX è in generale quasi sufficiente come prestazioni, considerando pure che sono cuffie over-ear. Al chiuso, se è quello il modo principale in cui intendi utilizzarle, difficilmente ti daranno problemi perché non ci sarà naturalmente il vento e proprio rumori forti 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 non ce ne dovrebbero essere. In strada invece, se conti di parlare mentre ti sposti, potresti avere sicuramente delle difficoltà. Quindi, diciamo, il microfono si poteva certamente far meglio. BEO non ha principalmente investito su questa funzione, però se le usi semplicemente da casa o dall'ufficio potrebbero andare. Come suonano le HX? Con i loro driver elettrodinamici da 40 mm e magneti al neodimio. Voglio farti sentire questo test demo realizzato utilizzando uno streaming in AAC da iPhone 12 Pro Max. Metti le cuffie, buon ascolto, ci rivediamo fra qualche minuto. I partecipanti diventarono molto aperti alle reciproche influenze e produssero nuove intuizioni e opzioni. Il meeting si concluse con una nuova comprensione del problema fondamentale che l'organizzazione si trovava di fronte. La ragione infatti ti dava motivi di pensare che costui potesse cadere in questa colpa ed ora ti meravigli che egli abbia peccato? Dunque, che cosa ne pensi? Ti dirò che cosa ne penso io, valutandole in sé e poi brevemente un confronto con le H95. Le HX hanno un suono che secondo me è premium, sono davvero molto molto bene, hanno una risposta che è bilanciata sui bassi ma anche sugli alti, mentre il mid range è accurato e cristallino, pieno di dettagli. E sono proprio i dettagli che rendono il suono di queste cuffie naturale, realistico. Facciamo un esempio,
le vibrazioni della membrana di un tamburo. Qui sembrano molto più veritiere e presenti rispetto al suono di altre cuffie, perché appunto è un suono naturale, è così ricco e anche preciso che ti sembra naturale, come se stessi ascoltando dal vivo. Hanno una buona, molto buona pressione sonora, i bassi sono profondi, molto ben controllati, è una risposta verosimilmente fedele, quindi dal mio punto di vista suonano molto molto bene. Se vogliamo confrontarle al modello H95, sono leggermente sotto, secondo me. Qui hanno un diaframma comunque composito, mentre l'H95 ce l'aveva in titanio, il che dava una gamma dinamica più alta e un dinamismo leggermente più alto. È chiaro, poi sono sfumature piccole o grandi a seconda della propria sensibilità. Io preferivo di poco quel sound lì, ma questo qui è molto molto buono. È un sound sicuramente da annoverare tra quelli delle cuffie premium. Incontra secondo me i gusti un po' di tutti per il suo equilibrio, può certamente non essere adatto a chi cerca degli auricolari che colorano tanto la riproduzione, per esempio sui bassi, enfatizzandoli tanto. Se cerchi quel genere di cuffie, queste qui molto probabilmente non fanno per te, anche perché sebbene siano equalizzabili, le differenze sono minime tra una modalità di ascolto di equalizzazione e l'altra. Di base diciamo, il carattere è quello di queste cuffie. Personalmente le ho apprezzate principalmente con la loro firma sonora, quindi BEO, cioè la modalità ottimizzata. Mi sembra davvero quella che almeno per me suonava meglio. È un sound che non stanca e che anche fra 5 anni continuerà ad emozionare chi ha maturato o sta maturando i propri gusti musicali. I controlli. Ti dico subito che rispetto al modello H95 qui non ci sono controlli meccanici, sono esclusivamente touch su questo pannellino del padiglione destro, e questo fa una differenza enorme perché insomma alle ghiere meravigliose e girevoli meccaniche dell'H95 è stato sostituito, qui è disponibile semplicemente un pannellino touch su una superficie in alluminio, un alluminio satinato che fa anche un po' rumore, vedi? Quando strusci con il dito. Non sono nemmeno completissimi perché hai la possibilità di fare singolo tap al centro del logo qui BEO, fa play e pausa. Per mandare avanti una traccia devi scorrere quindi da un lato all'altro. Se scorri dall'altro lato torni indietro. Lo scorrimento deve essere completo. Se faccio uno scorrimento parziale, vedi, non funziona. Deve essere completo. In che senso? Vedrai sicuramente che intorno a BEO c'è questa ghiera incisa. Ebbene, il movimento del dito deve andare da un lato all'altro, quindi deve toccare entrambi gli estremi della ghiera. Quindi se io voglio andare indietro, quindi sono in riproduzione, voglio andare avanti per esempio, devo andare da un lato all'altro della ghiera. Se non tocco la ghiera non funziona. Ora è facile perché io la guardo, ma quando le indosso non è sempre semplice beccare il punto preciso della ghiera, e anche qui ogni tanto non funziona. Quindi per tornare indietro devo fare questo movimento. È un movimento diciamo non naturalissimo, leggermente complesso, che quando indossi le cuffie può a volte fallire. Per questo diciamo, pur essendo abbastanza precisa la tecnologia, però diciamo, è fatta in modo tale, è implementata in modo tale da poi non essere comodissima. È ancora più scomodo il controllo volume, perché il controllo volume è questo movimento qui. Vedi, ruotando il volume diminuisce. Puoi anche semplicemente far così. E comunque
devi con il dito stare sulla ghiera virtuale. Quindi anche qui vedi è abbastanza preciso, non precisissimo perché a volte non prende. Ma perché non prende? Perché col dito non puoi metterti al centro. Se mi metto dentro comincia a non funzionare bene, devi comunque avere un contatto con questa ghiera. Se io lo faccio esternamente non va. Ok? Di nuovo, adesso è facile perché io la vedo, la sto guardando, però quando indossi, insomma, ci devi fare un attimo la mano e comunque non c'è paragone con la ghiera meccanica, diciamo, e poi manca il fatto che non risponde al tu che trattieni il centro né al doppio tap, quindi non c'è la chiamata all'assistente virtuale che puoi però, ecco, se vuoi andare a gestire tramite il pulsantino multifunzione qui che è posto sul sinistro, insomma, quindi puoi completarli tu e inoltre puoi fare play e pausa attivando i sensori di vestibilità, insomma, che ti danno questa possibilità. Come va la cancellazione attiva del rumore sulle HX? Innanzitutto è di tipo abbastanza avanzato, di tipo adattativo, quindi le cuffie sanno riconoscere il livello di rumore ambientale e anche il tipo di rumore analizzando le frequenze e ti propongono una regolazione automatica del livello ANC, altrimenti lo disattivi l'adattativo e regoli tu manualmente. Utilizzano 4 microfoni, 2 per ciascun padiglione per andare a ottimizzare la NC. Adesso ti faccio sentire un paio di test demo, quindi ti invito a mettere le cuffie. In uno andiamo a vedere come si comportano con le alte frequenze, quindi voci medie alte frequenze, quindi voci ambientali, no? Voci in un bar, insomma, in un locale. E in un altro invece analizziamo le basse frequenze, quindi traffico, ventilatori, condizionatori e via dicendo. Buon ascolto, ci rivediamo fra un poco. Dunque, cancellazione attiva del rumore, che cosa ne pensa? Secondo me non è particolarmente degna di nota su queste cuffie, per intenderci, è ok, ma non è all'altezza di quanto le paghi. Se facciamo un confronto, sicuramente è sotto le prestazioni delle AirPods Max, delle Bose 700 o delle Sony WH-1000X M4. Qui abbiamo una prestazione media
La riduzione c'è naturalmente, è percepibile, l'avrei percepito sicuramente anche tu nel test demo, però a livello di cancellazione massima siamo sotto a quello che chiunque penso si aspetterebbe andando ad acquistare delle cuffie su questa fascia di prezzo di mercato. Siamo al di sotto una buona fascia media, ma lontani dalle prestazioni massime che oggi sono disponibili su cuffie over-ear come queste. Questo qui è un modello più leggero, non è il flagship di Bang Olufsen, molto probabilmente all'interno sono stati utilizzati dei processori un po' meno performanti, o è una questione di microfoni, non lo so, o può essere anche il fatto che i padiglioni sono particolarmente comodi e sono particolarmente morbidi, quindi poiché entra più rumore, è chiaro, è più difficile cancellarlo. Ecco, quindi c'è già un minor isolamento acustico passivo. Quindi prestazioni medie, ok, ma non esaltanti. Ciao ciao ciao, buongiorno. Qualche giorno fa Salvatore qui nei commenti mi chiedeva di provare queste cuffie della Redmi, Xiaomi Redmi. Tranquillo, padre mio. La fine è vicina. Il mio funerale dovrebbe essere spettacolare. Connettività e batteria delle BioPlay H95. Per quanto riguarda la connettività, secondo me queste sono cuffie eccellenti. Bluetooth 5.1, benché Wolfsen non indica se sono classi di potenza 1 o 2, però ti posso dire che il range trasmissivo in esterno è molto buono, superiore agli 80 metri, al chiuso, oltre la terza stanza, mantengono ancora molto ben stabile la connessione, non ho mai avuto problemi. Inoltre, sono un articolo certificato anche per la connettività MFI, quindi Made for iPhone, e tramite il Bluetooth BLE supportano le tecnologie Google Fast Pair e Microsoft Switch Pair, quindi si vanno a collegarsi molto facilmente anche a notebook Windows. Inoltre sono multipoint e in multipoint si comportano molto bene, per esempio continuano ad esporre dei tempi di latenza molto molto buoni, e infatti ti mostravo nei test poco fa che fanno bene sia per quanto riguarda i video sia per quanto riguarda anche i giochi. È chiaro che normalmente una cuffia ad archetto over-ear come questa già fa mediamente meglio di una true wireless, però queste qui fanno particolarmente bene con la latenza. Possono essere tranquillamente utilizzate se vuoi vedere dei film, e tra l'altro se hai poi delle prestazioni particolarmente stringenti per quanto riguarda i giochi, vai a collegarlo via cavo che chiaramente migliora ancora di più la prestazione, quindi connettività veramente molto molto buona. La batteria sulla carta 35 ore la durata con ANC on, e 40 ore con ANC off. Ti posso dire come le ho provate io, facendole suonare per circa 15 ore in AC, facendo streaming quasi al massimo del volume e simulando rumore esterno intorno agli 80 decibel in modo da far lavorare la NC, e insomma si sono scaricate per poco più del 55%, quindi secondo me superano nelle condizioni mie di test tranquillamente le 30-32 ore, che è comunque secondo me tanto nelle condizioni insomma di test, quindi quasi al massimo del volume. È difficile usarlo per tutte queste ore, sempre con questo rumore da cancellare, quindi secondo me è soddisfacente se non utilizzi poi la AC o l'aptX adattativo, e riduci un po' il volume. Queste qui secondo me a 40 ore arrivano. Certo, manca la ricarica rapida parziale e sono un po' lente
a caricarsi. Le specifiche parlano addirittura di 3 ore, che insomma mi sembra veramente eccessivo. All'interno abbiamo una batteria da 1100 mAh. Io più o meno ho osservato 2 ore e mezza, che comunque non è poco, quindi insomma in batteria forse qualcosina in più si poteva fare. C'è inoltre da dire, come dimostravo, che su questo modello qui la batteria è necessaria anche per il funzionamento via cavo, quindi se va a zero la batteria non puoi più utilizzarla nemmeno col cavo. Questo diciamo non è che è un punto a favore per chi appunto vuole la massima affidabilità in ogni condizione. L'assistente virtuale lo richiami invece sul padiglione sinistro con il pulsantino multifunzione che non è programmabile su questo modello tramite l'app. Questo programmino ti richiama l'assistente se lo tieni premuto per 2 secondi. Ecco qui è arrivata Siri o Google Assistente, la stessa cosa. Se invece sei in chiamata vai a silenziare il microfono. Naturalmente per rispondere alle chiamate utilizzerai il singolo tap sul padiglione destro. Se vuoi rifiutare la chiamata tocchi e tieni premuto. Dunque l'app è la Bang & Olufsen app, diamo un'occhiata. L'abbiamo già vista quando abbiamo parlato delle H95, la rivediamo velocemente. Immediatamente ti dice qual è la percentuale di carica della batteria. Qui hai un po' il controllo della riproduzione, qui hai la possibilità di andare a ridurre e aumentare il volume e di scegliere una modalità di ascolto, come la chiama BEO, quindi ottimale, utilizzi la loro equalizzazione, poi commute, che sarebbe pendolare, clear, workout mentre ti alleni, podcast, e invece qui te la vai a personalizzare, quindi è carina anche la grafica, intensità, toni leggeri, toni bassi intensi, bright, insomma magari non è tradotta benissimo proprio in italiano, ma è completa. Il controllo del rumore, ANC adattativo, puoi andare ad attivarlo o meno. In tal caso darai la possibilità alle cuffie di decidere qual è il livello di ANC da impostare in base al rumore esterno. Questo ti solleva da doverlo fare manualmente e dall'altro lato può far risparmiare un po' di batteria, perché se non c'è bisogno abbassa la NC, quindi risparmia, altrimenti ti fai comunque un controllo manuale, quindi dal massimo di NC al massimo di trasparenza, che anche qui sono diciamo almeno una decina di livelli. Molto carino il fatto che quando passi da un livello all'altro scorrendo senti una vibrazione fatta molto bene. Il rilevamento posizione, attiva o disattiva la funzione che mette in pausa quando togli le cuffie, e qui se lo attivi puoi andare poi a regolare la sensibilità, vedi, per cambiare la rapidità con cui la riproduzione viene interrotta, ok? Lo standby automatico, qui impostazione del prodotto, il nome, la versione del firmware, l'aggiornamento firmware, insomma cose essenziali, la guida e il supporto. Un'app ben fatta, non è completissima perché per esempio non ti consente di fare la ricerca delle cuffie, per esempio non ti consente di impostare automaticamente una modalità di ascolto in base al punto in cui ti trovi utilizzando la posizione GPS, quindi cose un po' più avanzate, però le cose di base ci sono e poi è veramente molto gradevole come è stata fatta. Naturalmente qui se hai anche altri prodotti BEO vengono riuniti in una sola app. Un rapidissimo confronto se sei indeciso tra le Beoplay HX e le H95, il modello flagship. Non faccio il confronto con le H9 per un semplice motivo: le HX sono superiori in tutto, sia come connettività, H9 Bluetooth 4.2, qui 5.1, sono multipoint, ampia compatibilità con le tecnologie di accoppiamento rapido, ottima la latenza. Per quanto riguarda la batteria hanno 10 ore in più, hanno una NC che in questo caso è adattativo, invece le H9 no, e
via dicendo. L'unico vantaggio potrebbe essere che le H9 costano di meno se riesci però a trovare un'offerta e se le riesci ancora a trovare, insomma, in giro. Invece il confronto con le H95 sembrerebbe scontato, ma in realtà differiscono un po' questi due modelli, perché le HX vogliono essere più leggere e più confortevoli, le H9 invece sono un po' più grandi, più pesanti. A livello di sound la differenza è che pur avendo entrambi dei driver da 40 mm, le H95 hanno il diaframma in titanio. Dal mio punto di vista suonano meglio, hanno comunque un livello di profondità di dettaglio maggiore rispetto alle HX e una migliore proprio gamma dinamica in termini di frequenze. Invece per quanto riguarda l'ANC, in entrambi i casi c'è l'ANC adattativo, però le H95 molto probabilmente lo gestiscono meglio la riduzione, riescono a ridurre di più rispetto alle HX che si mettono solo su un segmento medio. Il microfono in entrambi i casi non fa miracoli, però è ancora preferibile quello delle H95, anche se la differenza è poca. Per quanto riguarda il comfort in generale, le HX sono più confortevoli perché i cuscinetti sono più morbidi, sono più leggere e hanno davvero quell'extra comfort di rivestimento diciamo, sull'archetto, quindi come comfort io tenderei a preferire le HX. Come connettività le HX fanno meglio, hanno una connettività più aggiornata e soprattutto fanno meglio con la latenza. La batteria, diciamo che sulla carta farebbero meglio le H95, in realtà non c'è tantissima differenza, dipende pure da come le utilizzi, però diciamo mettiamo la XH95 anche se diciamo è quasi uguale, si tratta di qualche ora di differenza. In termini di lusso, cioè di materiali premium, qui non c'è proprio paragone. Sicuramente le H95 sono ben al di sopra per diversi motivi. I materiali comunque sono essenzialmente quelli alluminio, metallo, vera pelle, cuoio e agnello, però la differenza è che sulle H95 abbiamo una custodia premium in alluminio e poi abbiamo dei raccordi tra archetto e padiglioni sempre in alluminio, mentre qui c'è molta più plastica e la custodia è veramente un neo, diciamo, di questa offerta, secondo me. Come design è questione di gusti, è lo stesso studio che le ha realizzate, l'MNML, il Minimal, e se l'obiettivo era quello di creare qualcosa di appunto minimale, quindi con linee pulite, sobrie, ci siano andate più vicine con le HX. Le H95 hanno un design già di per sé un po' più complesso, il mio voto va alle H95. Il rapporto valore-prezzo, questo è molto personale. H95 800 euro, HX 500. È personale perché il valore dipende da te, cioè tu esattamente a quali caratteristiche dai più o meno valore e ti trasferiscono più valore. Io la penso in questo modo, diciamo, all'eccellenza è difficile dare un valore, un prezzo anche. A me sembra che le HX però abbiano qualche neo in più o forse di troppo, per cui nel caso in cui dovessi essere interessato a questo articolo qui, ti consiglierei come minimo di attendere un poco in modo che i prezzi si riducano. Dunque, conclusioni sulle Bang & Olufsen Beoplay HX. Cosa non mi è piaciuto e a chi le consiglierei? Che cosa non mi è piaciuto? Innanzitutto il microfono, mi aspettavo delle prestazioni sinceramente superiori per la fascia di mercato, i controlli che non funzionano sempre benissimo, non rispondono sempre alla perfezione e inoltre non mi piace l'idea di realizzare dei controlli touch su una superficie in alluminio fatta così, cioè che quando fai lo scroll senti quel rumorino che può dar fastidio, insomma a me non piace. E
per finire la cura di alcuni dettagli, piccoli dettagli, però li ho notati, il fatto che ti costringe a utilizzare la batteria col cavo, il fatto che ti danno una custodia che trovi anche in cuffie da 30 euro, no? Una semplice custodia in insomma nylon, niente di che, insomma. Sì, è un po' imbottita, ma non è di grandissima fattura, ecco, e tra l'altro prende polvere, però hanno delle cose davvero buone. Il sound, che forse è la cosa più importante, si distingue sempre, non è molto da meno rispetto al modello flagship di B&O. È un sound estremamente equilibrato, ricco, preciso, dettagliato, molto ben bilanciato. Mi è piaciuto insomma il design in generale, la connettività è super, si collega rapidamente a Google, a Windows, è multipoint, quindi sono molto versatili. La batteria buona, peccato che manchi la ricarica rapida parziale e sia anche abbastanza lenta a caricarsi tutta. A chi le consiglierei? Sicuramente a chi volesse utilizzarle solo per ascoltare musica, perché anche il supporto AAC, aptX adattativo, sia che tu abbia iOS o Android, può andare a impreziosire o valorizzare un eventuale servizio in abbonamento streaming iRes. Ecco. Poi se vuoi utilizzarle per vedere film, per giocare, hanno un'ottima latenza. Eventualmente sei proprio molto molto esigente, puoi utilizzare il cavetto. Le consiglierei per lo smart working a casa per molte ore di utilizzo, perché sono comode, sono più leggere rispetto al modello di fascia più alta, e il microfono comunque, se non c'è vento, se non c'è rumore, comunque ti accompagna bene, ti assiste, perché in condizioni di silenzio fa abbastanza bene. Per i pendolari va bene, il livello di ANC, pur non essendo il massimo di categoria, è comunque buono. Sono tra l'altro comode e non scivolano mentre ti sposti da insomma un posto all'altro, sei in movimento. Per viaggiare certamente vanno bene. Se devi fare proprio lunghi viaggi e vuoi il massimo dell'NC, devi puntare su altri modelli, non su questo qui. Ok? Non vanno bene chiaramente, non è un oggetto per lo sport, né lo consiglierei se vuoi utilizzarlo molto per lavoro, anche in ufficio se l'ufficio è molto rumoroso. È un modello per chi cerca delle cuffie molto eleganti, da un design minimalista classico realizzato con materiali premium. Queste erano le Bang & Olufsen Bioplay HX. Io ne approfitto per farti tanti auguri di buona Pasqua a te e famiglia, che sia una Pasqua piena di amore e di pulcini morbidosi che corrono per casa. Grazie per aver visto questo video, alla prossima, se Dio vuole e se anche tu vuoi.